Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno dell'Ariete, ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete. Oggi andiamo a vedere perché le persone ti ammirano, quindi qual è la tua qualità, perché ti ammirano tanto, in modo tale che anche tu puoi portare alla luce questa tua qualità. Vediamo anche chi ti ammira, ok? Andiamo a vedere un po' di cose rispetto proprio alle tue qualità. Allora, vediamo un po' perché ti ammirano così tanto e qual è questa qualità. Allora, Ariete, ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete. Allora, andiamo a vedere perché le persone ti ammirano e chi sono. Vediamo un po' chi ti guida in questo. Perché le persone ti ammirano tanto e qual è questa qualità? Perché le persone ti ammirano? Perché le persone ti ammirano? Allora, andiamo a metterci questa carta come iniziale, poi ci mettiamo questa. Perché le persone ti ammirano? Ariete, ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete. Allora, andiamo a vedere un po' carte principali. Perché le persone ti ammirano? Perché sei così ammirata o ammirato? Vediamo qual è questa tua qualità. Ah, qua c'è la carta di buffone. Rivela le emozioni senza timore, aiutare la gente a rendersi conto dell'assurdo e dell'ipocrisia. Ti ammirano molto le persone perché gli fai vedere che cosa c'è al di là delle maschere, al di là della personalità. Delle persone qua ti ammirano, hai questa grande qualità perché tu aiuti gli altri a far vedere l'ipocrisia che c'è, a farsi togliere le maschere, a guardare la verità oltre l'illusione. Cioè davanti a una faccia che ride, ingannevole, tu riesci a vedere oltre, che magari dietro c'è una faccia che piange, ok? Quindi tu riesci a vedere oltre, hai una qualità straordinaria di vedere, con la tua capacità, arietina, con questa tua capacità, con questa forza che hai, riesci a far vedere agli altri la verità delle cose, soprattutto a far togliere le maschere agli altri, col tuo talento, col tuo essere, ok? Ancora, vestito de verano aslo porti, ti ammirano perché fai le cose per te stessa. Fai le cose per te stessa anche se qua c'è la neve, tu ti vesti di estate. È come se fai le cose per te stessa, gli altri ti ammirano perché non scendi a compromessi, e non, c'è questa è proprio la tua qualità, no? Qua c'è una donna, ripeto, vestita in modo estivo sulla neve, cioè se io voglio portare il sole laddove tutti gli altri vedono la neve, vedono la freddezza, io porto il caldo, accendo gli animi degli altri. Quindi le persone ti ammirano perché queste due carte bellissime mi stanno dicendo questa tua qualità di accendere il sole dentro di te e portarlo fuori e soprattutto far vedere agli altri la verità delle cose, andare oltre l'ipocrisia, andare oltre, aiuti gli altri a farsi rendere conto dell'assurdo con il tuo essere, ok? Bellissime carte di partenza. Andiamo a vedere ancora con queste. Quindi, perché gli altri ti ammirano? Qual è la tua più grande qualità? Cosa ci dicono questi altri oracoli? Perché le persone ti ammirano. Questo è anche un monito per continuare a fare questo, no? Magari anche se tu non sapevi perché ti ammiravano gli altri, è proprio questa la tua stella, ok? Andiamo a vedere ancora. Allora, perché gli altri ti ammirano? Vediamo cosa c'è. Sì, sì. Sì, ti ammirano perché qua sta arrivando, ragazze mie, il fatto che tu riesci a capire veramente cosa fa bene per te e cosa non va bene per te. Non ti fai abbindolare da situazioni non è per voi, che non sono per te, fondamentalmente lo riconosci attraverso il tuo intuito, sai andare esattamente a ciò che ha valore per te. Sta arrivando per te veramente qualcosa grazie a questo tuo modo di fare che reputerai avere un gran valore per te. Ciò che ha un gran valore per te, allora, quello che voglio dire è che grazie a questa tua attitudine ti stanno dicendo di continuare a far questo, ok? Essere in questo modo, perché attraverso questo tu vedrai ciò che ha veramente valore per te, lo vedrai adesso. Rifiutando tutto ciò che non ha valore per te, cioè non farti trascinare da situazioni che magari sai che non hanno valore per te e magari te le sei portate dietro, va bene? E tu riesci a smascherare queste situazioni. E cosa fai? Questo ti porta a costruire veramente, costruire palazzi, a mettere le basi
di qualcosa di importante per la tua vita, al tempo stesso è a lanciarti in quella cosa che sai di intuito, assolutamente, facendolo per te, che è la cosa giusta, liberandoti da tutte quelle circostanze che non fanno per te. E anche se ci vuole del tempo a conquistare delle situazioni, che sia denaro, lavoro, relazioni, eccetera, tu sai che è la cosa giusta per te. E quindi tu costruisci sulla base di questo tuo assunto e fai azioni, spingersi al limite, che parlano proprio di lanciarsi in situazioni che hanno a che fare con questa tua attitudine. Cioè io sento una cosa, questo va bene per me, questo non va più bene per me, boom, lo faccio. Mm? Quindi è anche questo il motivo per cui ti ammirano tanto le persone, riesci a far svegliare gli animi degli altri, mi spiego? Ok. Andiamo a vedere adesso con i tarocchi. Andiamo a vedere con i tarocchi perché le persone ancora ti ammirano tanto e chi è anche che ti ammira tanto. Vediamo un po'. Ariete, ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete. Perché le persone ti ammirano tanto? Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Allora, qua abbiamo persone che ti osservano molto, persone che ti osservano molto da lontano e ammirano quello che fai, cercano di vedere che cosa fai, ok? A volte hanno un po' di invidia, allo stesso tempo cercano di capire come fai. Sì, queste sono a volte ci sono delle persone che ti hanno potuto invidiare tanto e tu ti sei trovata a volte in situazioni conflittuali per questo, dentro e fuori di te, no? Andiamo a vedere ancora, probabilmente perché tu ogni cosa che la vuoi la ottieni. L'asso di denari mi parla del fatto che perché le persone ti ammirano tanto, nonostante il fatto che ci puoi pensare, rimuginare, ok, nonostante puoi avere dei conflitti mentali a volte in merito, tu riesci sempre a concretizzare le tue opportunità. E qua ci possono essere state delle persone che ti hanno anche invidiato per cosa hai concretizzato nella tua vita, va bene? Andiamo a vedere ancora cosa ci raccontano i tarocchi. Qua mi parlano di una situazione che tu sei riuscita a concretizzare anche delle splendide amicizie, un'armonia familiare. Mi stanno parlando del fatto che perché le persone ti ammirano tanto, perché riesci a essere leader anche della tua famiglia, anche delle circostanze intorno a te, degli amici intorno a te, va bene? Riesci a essere leader nella tua famiglia, molte persone, ripeto, ti hanno potuto invidiare per questo, anche. Però al tempo stesso diciamo che l'invidia è l'ottava bassa dell'ammirazione, no? Laddove la volpe non può arrivare all'uva dice che è acerba, ok? Quindi andiamo a vedere ancora cosa ci raccontano, perché le persone ti ammirano tanto. Qua a volte, allora qua c'è un 9 di spade, mi parla perché riesci a uscire dalle tue preoccupazioni molto in fretta. Riesci a uscire dalle preoccupazioni molto in fretta, qualsiasi tipo di preoccupazioni hai, tu riesci a uscirne molto in fretta e riesci a vedere sempre una possibilità oltre le tue preoccupazioni, riesci a vedere le possibilità che ci sono oltre le tue preoccupazioni e prendi subito le redini della situazione. Ancora perché ti ammirano tanto le persone, qua mi stanno parlando di situazioni che probabilmente e il 4 di spade mi dice che le persone ti ammirano anche perché sai prenderti i tuoi momenti di riflessione e agire. Mm? E agire. Vediamo ancora. Sì, riesci a trovare sempre la strada giusta, mi stanno dicendo. Riesci sempre a vedere oltre, riesci sempre ad aprire il cammino dopo una giusta riflessione. Ancora perché le persone ti ammirano? Perché riesci a mettere perché sei una persona molto attiva e vivace, no? Nonostante tu puoi avere degli scontri con le persone, con qualcuno, però è come se li lasciassi sfogare, ma poi non ti lasci mai totalmente impregnare da quello che gli altri ti molestano o ti dicono, ok? Come se fossi proprio una sorta di leader, ok? Perché le persone ti ammirano? A volte le persone sono ansiose con te, perché tu riesci a manifestare tutto quello che vuoi. Cioè qua c'è il mago, mi dicono perché le persone ti ammirano, riesci a manifestare tutto quello che vuoi, te lo prefiggi e lo manifesti. Ancora perché le persone ti ammirano? Perché non ti lasci scoraggiare da quanto tempo ci vuole realizzare qualcosa,
Molti ti ammirano per i tuoi successi anche economici o lavorativi, o ti ammirano perché manifesti sempre qualcosa e a piccoli passi riesci ad arrivare sempre a quello che vuoi tu. Ok, perché ancora le persone ti ammirano? Ti ammirano probabilmente per la tua storia d'amore. Se hai una storia d'amore, ti ammirano perché all'interno del contesto, anche nella relazione, la persona con cui sei in relazione o con cui entrerai in relazione, due di coppie, ti ammira proprio perché il tuo modo di essere, come ti ho detto prima, è corrispettivo all'altra persona, gli insegni molto, sei complementare all'altro, magari l'opposto da te ti ammira molto in relazione. E le persone ti ammirano anche perché sei riuscito a costruire delle relazioni che avevano un equilibrio, sei riuscita a costruire delle relazioni laddove, anche se tu magari pensi il contrario, stiamo chiedendo perché gli altri ti ammirano, per le tue relazioni, o per la tua relazione ti ammirano. Ancora, perché ti ammirano? Qua c'è un uomo in particolare che ti ammira, può essere un uomo con cui sei in relazione o con cui sei entrata in relazione o stai per entrare in relazione. C'è un uomo, c'è un re di bastoni che ti ammira molto e ti ammirano anche per i tuoi successi lavorativi, ripeto, per il tuo impeto, ok? Questo può essere anche tu, Ariete, ti ammirano per il tuo modo di essere, di fare e di agire. Ti ammirano per il tuo modo di essere prorompente, dirompente, con giudizio e discernimento, ok? Perché ancora le persone ti ammirano? C'è un altro uomo qua, a volte ti ammirano anche delle persone che hanno a che fare con te su altri aspetti, non solo amoroso, anche delle persone, magari qua si evince anche i segni, i segni d'acqua, scusami, Acquario, Gemelli, Bilancia, Ariete come te, Leone, Sagittario, Gemelli, ok, questi sono i segni che si delineano. Qua le persone ti ammirano e ti guardano anche con sospetto a volte, perché vorrebbero avere il tuo impeto. Vorrebbero avere il tuo impeto. Alcune persone a livello burocratico anche ti ammirano, cioè che si occupano della burocrazia di qualcosa. O puoi far parte tu di un contesto burocratico, no? Dove si sistemano delle carte per qualcosa. Ti ammirano molto per il tuo modo, per la tua energia, per la tua passione. Perché ancora le persone ti ammirano? Ti ammirano perché stai bene con te stessa. Sai godere, sai compi i tuoi desideri, quello che ti prefigge, stai bene con te stessa, con te stesso. Ancora perché ti ammirano le persone? Perché tu riesci a sfondare sempre. Ti ammirano perché con la tua centratura in te stesso riesci a sfondare sempre. Il carro riesce ad avanzare, andare avanti, ok. Quindi qua stiamo vedendo un po' anche magari quello che tu non sai, no? Qua ci sono anche molte persone che ti ammirano, magari persone con cui c'è anche silenzio, eh? Persone con cui c'è silenzio e anche persone sul posto di lavoro che ti ammirano e non te lo dicono, va bene? Ammirano questo tuo essere qui, ok? E ti ammira anche la persona con cui sei in relazione, ma tu stessa ti ammiri anche spesso in relazione, cioè a volte dici, caspita, sei fiera di te stessa a volte quando fai qualcosa in relazione, ok? Sì, andiamo ancora a vedere perché ti ammirano le persone. Andiamo a vedere ancora con queste. Allora, perché ti ammirano? Vediamo qual è il messaggio delle fate. Qual è il messaggio delle fate? Vediamo un po' cosa ti dicono le fate per Ariete. Ti ammirano molto sul posto di lavoro anche, ti ammirano perché per quello che insegni o per quello che dici, per la tua dedizione al tuo lavoro, per quello che fai proprio, va bene? E quindi ti ammirano sul posto di lavoro tantissimo. Ancora? Sì, perché tu hai una grande grinta, asso di primavera, asso di bastoni, e agisci, hai una grande grinta, non hai paura, insegui i tuoi sogni. E mi stanno parlando di grande ammirazione sul posto di lavoro. Ok. Ancora perché ti ammirano le persone? Questa è perché riesci a trovare sempre la strada migliore nonostante ci sono situazioni che ti possono affossare a volte. Sette di spade, e a volte è come se ci sono delle persone o delle circostanze che ti possono affossare un po', ma riesci a trovare subito la strada migliore, riesci ad accorgerti anche delle persone che non sono, ricordiamo, paggio di spade, anche qui funzionali per te, e quindi
te ne vai da quelle circostanze, ok? Ancora, perché ti ammirano? Sì, di nuovo il 5 di spade mi sta parlando di, vedi, riesci a prendere distanze da situazioni o persone disoneste, ok? Riesci a smascherarle, a fare per te le cose, ad avere questo impatto, quest'impeto, e ti ammirano molto per questo. Ancora, perché ti ammirano? Perché sei accogliente allo stesso tempo, amorevole, ascolti il tuo cuore per far bene a te stessa e agli altri, no? Sei molto intuitiva, c'è una grande capacità in te di essere la tua vera essenza. Bellissima stesa, eh? Andiamo a vedere adesso ancora. Vediamo un po' perché ti ammirano le persone o qual è il consiglio in questo caso. Sì, la nudità celata perché riesci a mettere a nudo gli altri e mettendoti a nudo te stessa. E qua tu riesci a mettere a nudo gli altri. Quello che ti sta arrivando anche sono circostanze o persone che metterai a nudo, va bene? Cioè con cui ti sentirai molto soddisfatta per questo. Ok, andiamo a vedere ancora cosa ti dicono gli altri oracoli. Il bambino, sì, qua mi stanno dicendo che c'è in arrivo per te una novità che ha a che fare con una realizzazione, un nuovo inizio, una realizzazione. Il bambino mi parla di nuovi inizi, magia, spensieratezza e realizzazione. Ti ammirano anche perché tu confidi molto nella tua magia. A volte riesci a essere spensierata rispetto a delle circostanze che ti possono angustiare, no? E riesci a realizzare sempre i tuoi obiettivi. È una stesa bellissima, ragazzi miei, veramente bellissima. Vediamo un po' cosa ti dicono gli angeli in merito. Mettiamoci queste altre. Vediamo perché ti ammirano gli altri, perché ti ammirano le persone, perché ti ammirano, perché ti ammirano, perché ti ammirano. Perché tu abbastanza non è mai abbastanza distinguere il possibile dall'impossibile. Sì, aiuta a dominare e a convolgere e a convogliare la nostra forza, perché tutto ciò che per gli altri è impossibile, tu ce la fai. Convogli proprio la tua forza lì. Quando gli altri pensano che tutto è impossibile, tu ce la fai. O anche la tua mente stessa, eh? Perché ti ammirano le persone? Perché non hai, aiuti gli altri senza giudicare. Timore di Dio, aiuti gli altri senza giudicare. Hai la connessione con la tua forza divina, non giudichi le esperienze degli altri, no? Ti ammirano perché aiuti le persone a prescindere senza giudizio. Ancora, perché ti invidiano? Perché sei un maestro. Segui il tuo Padre Celeste, il tuo sé superiore e sei un maestro. Hai la connessione col maestro interiore. Questa è la stesa bellissima, ragazze mie e ragazzi, non aggiungo altro, è veramente bellissima. Quindi se non lo sapevi è per questo che ti ammirano gli altri, i maestri attraverso le carte ti sostengono a continuare in questo. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua!